No, aspetta, cominciamo dall'inizio. Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. Questa volta un video un po' particolare perché provo per la prima volta una moto moderna. Come sapete, se avete visto i miei video, io ho sempre e solo guidato la Transalp 650, tranne per un pomeriggio un Dominator, breve excursus, ma l'avrò guidato per massimo 30 km e non ho mai guidato una moto moderna. Quindi l'altro giorno, mentre stavo spippolando su Instagram, ho visto che c'era la prova gratuita del Tenere World Raid. Quindi mi sono detto, perché no, il Tenere è una moto che mi attrae da quando è uscita, il World Raid è la versione più avanzata, più evoluta, quindi adesso vado in concessionaria qui a Riva del Garda e lo provo subito e vi porto con me. Naturalmente questa non sarà una recensione tecnica, le recensioni tecniche che vi dicono l'escursione, le forcelle, i newton, peso, potenza e tutte quelle robe lì, ce ne sono a decine, andate a vedere quelle. Questa sarà una recensione un po' più relativa al viaggio e alle mie sensazioni di pancia. Eccola qua dietro, questa colore blu, e qua c'è la famosa, credo che sia la Niken, quella con 3 ruote. Questa sembra veramente un robot di Transformer. Allacciamo il casco, ce l'ho per un'oretta. Ok, partenza. Ci tocco bene, abbastanza bene. Ok. Ah sì, alta questa, marce entrano come nel burro. Beh, rispetto al Transalp devo dire che non mi sembra assolutamente più imponente. Chiaro, non è un GS, quindi, però non mi sembra di salire sopra una moto enorme. Bello il serbatoio, bella protezione comunque per le gambe. Questa secondo me quando vai in autostrada ti protegge bene. Motore, proviamo. Sì, non ha una spinta brutale, però adesso mi sembra molto dolce. Porco Giuda. Adesso sì che tira. Proviamo qui, è lungo. Mamma mia. Il motore si sente che c'è un motore un po' diverso rispetto al Transalp. Questo qua davanti, Öhlins, è un ammortizzatore dello sterzo, suppongo. Da quello che ho letto, questa moto ha più escursione sulle forcelle, fondamentalmente le differenze. Il display cambia, il motore è identico e ha 2 serbatoi che tengono 23 litri in totale, divisi, e quindi devi fare benzina prima su uno poi sull'altro. Sì, c'è una bella spinta, non da staccarti le braccia, ma c'è una bella spinta. Per ora, a parte ovviamente l'indubbia potenza del motore rispetto al Transalp, 30 anni in meno e 25 cavalli in più, credo. Il Transalp era 55, questa mi sembra 75-72. Non mi sembra di avere, ecco, sensazioni particolari o quelle roba che dice la gente mi trasmette emozioni. Se schizza in avanti probabilmente ti dà un po' di adrenalina. Allora, queste già le pedane artigliate, diciamo. Stirla in off-road, Dio. Sì, il serbatoio è più grande effettivamente, però non mi sembra una roba, dico un'eresia se dico più o meno come guidarla in off-road è come il Transalp, come impostazione. Poi ovviamente tutti diversi, ammortizzatori e il resto. È dovuto al fatto che sono comunque abituato a guidare una moto di una mole similare, però mi sento subito col giusto feeling, ecco. Non mi sento impacciato sulle curve. Adesso qua ci sono un po' di curve veloci, vediamo come si comporta. Protezione dall'aria, quello che tutti dicono, mi sembra abbastanza buona. Adesso qui entriamo nella valle del ghiaccio e andiamo sull'altopiano di Fiavé, passando dal passo del Ballino, che era l'antico passo per arrivare sul Garda, sempre un po' freschino a ste parti. Qui si cambiavano i cavalli, c'era la posta, c'era un ristorante, infatti si trovano un sacco di monete nei campi qui intorno con i metal detector, perché era proprio un punto di passaggio fondamentale. L'unico svantaggio è che è sempre in ombra spesso e fa un freddo bestiale, secondo me. Ecco qua, adesso scendiamo giù nell'altopiano di Fiavé. Pensate che qua giù adesso davanti a noi c'era un lago, ci sono delle palafitte con ancora dei pali ficcati dentro di 5.000 anni fa. Hanno ricostruito un po' la zona, ma magari ci passi in un video più documentaristico col Transalpone. Ecco, una sensazione che è molto evidente
rispetto al mio vecchio Transalp è che senti meno la velocità. Qua arrivi a 90, che sembra che col Transalp vai a 60, insomma. Qui comunque le sospensioni sono tutto un altro mondo. Un po' la differenza che passa tra il guidare una bici da corsa e una mountain bike quando prendi una buca. Sento così poco la velocità che mi chiedo se sia tarato bene. Cioè adesso può essere che vado solo, sto andando a 30, mi sembra andare a 20. Allora ragazzi, minuscola pausa per dirvi le mie sensazioni. Sospensioni, ho preso una stradina con un po' di buche, chiaramente sono tutto un'altra cosa rispetto al Transalp, qui non le senti nemmeno. Potenza, il motore è potente, non è così potente come mi aspettavo, chiaramente non sono tantissimi cavalli, non sono 100-160 cavalli, sono poco più di 70, super sufficienti per fare quello che mi serve fare. Nell'off-road ho provato ad alzarmi un po' in piedi, sensazioni simili al Transalp, comunque è una moto pesante da gestire, una moto grande da gestire in off-road. Il fatto che ci siano le sospensioni così performanti è sicuramente meglio. Io col Transalp quando prendo il buco sento proprio BAM! Delle sberle pesanti, qui non te ne accorgi nemmeno, ho preso un dosso, non me ne sono nemmeno accorto. La velocità la percepisci molto meno rispetto al Transalp, quindi questo è un vantaggio. Il Transalp tu vai a 100 e sembra che vai a 150 quindi vai più piano ma ti sembra andare più veloce. Basta, per adesso sono queste le sensazioni che ho avuto. Adesso giro ancora un po' e poi fra già mezz'ora devo restituirla, purtroppo. Piacerebbe testarla una giornata o una settimana per avere proprio delle sensazioni complete, però già così sono contento, insomma, di aver capito cosa cambia in una moto moderna. Poi esteticamente è molto bella, questo colore magari non è il top, io la prenderei nera nel caso. Qua c'è questo paracoppa fantastico, questo qua in alluminio, bello spesso. Qui non è molto protetto il serbatoio del liquido di raffreddamento, secondo me se becca qualche sasso potrebbe esserci qualche problema, però per il resto adesso risalgo in sella, anche perché sta passando un trattore di letame, quindi... Per quanto riguarda invece l'altezza del pilota, io sono 1,82, tocco a terra con, diciamo, un tocco a terra con tutte e due le piante, un po' spingendo, perché chiaramente mi diceva il concessionario qui sei più largo rispetto al tenere standard, quindi la sensazione è che tocchi meno a terra, le gambe più divaricate. Sì, io tocco a terra con i 3/4 del piede, quindi con le manovre da fermo sono comodo. Sono 1,82, secondo me altezza proprio da 1,75-77 in su, meno secondo me rischi, perché comunque le manovre a fermo rischi di appoggiarla da un lato e non è bello. Tenere 700 invece sarei curioso di provarlo, a vedere cosa cambia. Molti dicono che sia meglio perché è più stretto, è più maneggevole. Dell'importanza il doppio serbatoio con 23 litri che tiene quello dichiarato a circa 500 km. Insomma, secondo me lascia un po' il tempo che trova, è comodo perché vabbè, con 500 km di autonomia ti fermi veramente poco ai distributori di benzina. Che serve? Ovviamente non serve, perché il 99,9% di queste moto verranno usate in Europa, e quando mai ti capita che per più di 500 km o comunque più di 300 km, che credo che sia il range del tenere normale, non trovi un distributore. Praticamente impossibile, più un fatto estetico che altro. Ecco, se poi chiaramente ti compri la moto perché vuoi andare in Africa, e allora lì è l'unico punto in cui, l'unico posto, comunque fai viaggi avventurosi, sono quei posti in cui ti può far comodo avere un'autonomia importante, anche in Australia. Però ripeto, secondo me molto è marketing, perché il 99% di queste moto l'Africa e l'Australia non la vedrà mai. Stesso discorso per l'Africa Twin Adventure Sport. Invece chiaramente il fatto che ha delle sospensioni con maggiore escursione, quello è comodo. Anche l'LCD diverso è sicuramente più bello. La sella sicuramente non è un mostro di comodità per lunghi viaggi, è abbastanza duretta. Poi secondo me il discorso sella molto dipende anche dalla persona, nel senso, ok il culo piatto, ok il dolore alla schiena magari. Il fatto di poter resistere molte ore sopra la moto è dovuto ovviamente alla comodità della sella, ma anche a voi stessi. Se vi allenate un po', se fate un po' esercizio fisico, sicuramente riuscite a resistere molte più ore in sella senza dolori, indipendentemente dalla comodità o no della sella stessa. Io rispetto a questo sono sopra tipo di
mezzo metro. Adesso un'altra moto che sono curioso di provare è l'Africa Twin col DCT, la sorellona del Transalp. E eccoci qua, torniamo a riportare la belva a casa. Vuoi che te la metto dentro? Ok. Ecco qua ragazzi, quindi la prova è conclusa. Naturalmente mi sarebbe piaciuto poterla utilizzare una giornata intera o per più chilometri. In un'ora di tempo si capisce veramente poco. Naturalmente quello che dicono tutti con le moto moderne c'hai il controllo di trazione, c'è l'ABS, c'hai altri vari ammenicoli che ti migliorano la sicurezza in strada. Quello che ho visto io è che non mi è cambiata completamente la sensazione di andare in moto. Pensavo chissà che quello che tante persone dicono, ah questa moto mi dà emozioni o non mi dà emozioni, a me non me la date il tenere, ecco, emozioni. Poi non so cosa vuol dire, è talmente una roba soggettiva dire dà emozioni, non so, fammi sapere nei commenti cosa vuol dire per te che una moto ti dà emozioni. A me emozioni me li dà il viaggio, il paesaggio, quindi non credo che proverei emozioni diverse con chissà quali moto. Probabilmente con una bella accelerata che ti tira su o ti strattona le mani ti dà il senso d'adrenalina, però per adesso non è una cosa che mi fa voler desiderare sicuramente una moto moderna. Poi ho fatto una promessa col Transalp che prima dei 150 km, 150.000 km non se ne parla, quindi me lo tengo ancora per qualche annetto, credo, a meno che non ci siano cambiamenti particolari. Spero che il video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto fammelo sapere nei commenti, fammi sapere cosa vuol dire per te guidare una moto, metti like così più persone condividono, e se ancora non ti sei iscritto iscriviti al canale per nuovi contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!